Giampiero Brunetta, grazie per questa intervista che concedi ai Granai della Memoria. Qual è il tuo primo ricordo di un cibo? A dir la verità, il primissimo ricordo forte di un cibo è una tavola a Cuneo in cui era entrato, rispetto alle persone che c'erano fino a quel momento, un signore che mi avevano detto che era mio padre, di ritorno da 2 anni di campi di prigionia, che alla fine del pranzo mangiava, raccoglieva con le dita tutte le briciole che erano rimaste sul tavolo. Questa è una delle cose che mi è rimasta per tutta la vita, la paura dello spreco, che qualcosa vada buttato, anche se appunto siamo abituati per forza di cose a buttare via le cose, però dentro di me questo ha sempre agito come l'attenzione che per qualcuno anche una piccolissima cosa poteva essere una ragione di sopravvivenza. Poi questo signore con cui sono andato anche al cinema poco tempo dopo, mi raccontava, non lo raccontava a me, ma cercava di raccontarlo, però pochissime volte l'ho sentito raccontava che non gli davano niente da mangiare in campo di concentramento, per cui era dimagrito di 30 o 40 kg e quello che mangiava potevano essere anche le bucce di patate che i soldati tedeschi buttavano via, ricoprendole di cose chimiche tremende. Loro le lavavano e mangiavano quello, e questo serviva così a farli sopravvivere. Quindi questo, il primo ricordo è soprattutto legato a questo. E tuo padre ti dava qualcosa da mangiare con passione, come a volte fanno i padri quando ti iniziano al cibo? Ma mio padre, quello, a lui piaceva mangiare, mia madre non era una grande cuoca, insomma. Da mio padre ho imparato la curiosità per il cibo, per tutti i tipi di cibo, ma soprattutto per il vino. Lui in qualche modo discendeva da un ramo cadetto dei Malvolti, sua mamma era una Malvolti, e, però un ramo molto lontano e povero. Però suo papà aveva fatto gli studi al centro di Conigliano, e poi aveva fatto un altro mestiere e gli aveva trasmesso questo amore per il vino. Se appunto io ho questa curiosità per il vino, la devo a lui, mentre invece per le mie passioni per il cibo e l'attenzione a come si fa un qualsiasi tipo di cibo mi viene dalla famiglia mia madre, cioè da mia nonna, dalle mie zie che a Cuneo erano straordinarie, a cui io poi ho passato gran parte della mia vita, soprattutto d'estate, ma poi un anno ho vissuto anche tra i 4 e i 5 anni, ho vissuto un anno a Cuneo con mia nonna, che amavo molto, che era rimasta vedova perché suo marito era stato ucciso da una fucilata a caso il giorno della liberazione, era uscito il giorno della liberazione, una pallottola a caso l'aveva colpito, e quindi mia mamma aveva pensato che mandarmi un anno da lei, io ero molto amato da questa famiglia di mia mamma, mi avrebbe reso felice. Così era. Io vedevo fare da mangiare da queste zie, da questa mia nonna, e mi piaceva seguirne i gesti, mi piaceva andare con loro nel mercato di Cuneo al martedì,
quando arrivavano le contadine con i fazzoletti, aprivano questo fazzoletto e dentro c'erano 5 porcini o c'erano le uova appena fatte e con queste zie andavo, le accompagnavo, insomma, poi da quando ho avuto 12 anni andavo tutte le estati 2 mesi da loro e quindi ne seguivo dei riti, come la preparazione per una certa festa che si faceva ogni anno di compleanno della nonna, allora bisognava preparare i tortellini in 3 modi e la preparazione dei tortellini durava circa una giornata, tra la scelta delle carni, del salame cotto, ed era un rituale che io seguivo con molta attenzione. Poi nel tempo sono diventato anche un collaboratore che poteva col bicchiere fare il tondo del tortellino e anche mettere il ripieno e a un certo momento anche chiuderlo, ero piccolo, avevo le mani piccole, insomma, e questo per me è stato molto importante, l'attenzione che forse ho ancora quando faccio delle spese, vedere un tipo di verdura o di frutta o di carne viene da lì. Allora in Piemonte, appunto, anche se eri piccolo borghese, questi miei parenti erano ormai in pensione, quindi non erano ricchi, però c'era la voglia di prendere pochi prodotti, ma allora c'era l'eccellenza nella carne, per esempio. Io ho ricordi di queste carni che si mangiavano a casa di mia zia, che era il vitellino da latte piemontese che veniva ucciso prima dei 2 mesi, adesso credo non si faccia più, si chiamava sanato ed era un vitellino quasi bianco, una carne che è così simile, così morbida, così l'ho poi mangiata solo in Giappone, insomma, non ho ricordi di questa, però questo mi è rimasto, ma mi è rimasto anche molto un altro aspetto della cucina di casa di mia nonna e delle zie, che era creare una dispensa per l'inverno. Allora a settembre c'erano 3-4 giornate di acquisti al mercato di prugne piuttosto che di funghi, piuttosto che di pomodori, per preparare una serie di cose che andavano nella cantina. C'erano 2 cantine nelle case piemontesi, una più profonda, una che era l'inferno, e poi c'era l'infernino che aveva una temperatura ideale, dove tenevi i vini e dove tenevi il mangiare, i salumi. Allora mio zio invece, che era un signore dell'Abruzzo, un generale degli Alpini d'Abruzzo, aveva dei terreni in Abruzzo, a Giulianova, e lui portava, alla fine delle sue vacanze in questa tenuta di Giulianova, si portava a spalle, pur avendo più di 70 anni, 2 prosciutti, e più poi arrivavano 8 o 10, no, anche 15 damigiane di vino, fatte da un contadino che aveva appena assunto. Ed era appunto, da lì ho imparato che il vino del contadino può essere pessimo, perché questo contadino riempiva di solfiti il vino in un modo spaventoso, quindi il vino era praticamente imbevibile, però bisognava berlo perché sennò mio zio si offendeva. E non solo, lo regalava agli altri miei zii, anche a mio papà, che è stato l'unico che ha osato a un certo momento dire
che Non era buono. forse ha un gusto un po'... E così mio zio non ce l'ha più regalato, per fortuna. Però anche lì ho imparato appunto a sentire dentro al vino delle sfumature di gusto che lo rendono più o meno buono, e questo negli anni 50. Negli anni 50 poi per il Piemonte erano la Sister, per me ragazzo tra i 12 e i 18 anni, insomma, la Sister è una trasformazione epocale. Andavo a Torino a casa delle mie cugine in periferia e vedevi questa periferia che si riempiva di immigrati, e vedevi case che venivano soffitte, che venivano affittate a 2, 4, 6, 8 persone che si turnavano i turnisti Fiat che dormivano nella stessa. E al tempo stesso vedevi le montagne, le campagne che si svuotavano. Però grazie anche a 2 miei cugini che avevano fatto la resistenza e che conoscevano le montagne del Cuneese come le loro tasche, con loro andavo a funghi e conoscevo dei contadini o delle piccole osterie dove mangiavo delle cose per me indimenticabili, insomma, fatte benissimo, delle carni o dei funghi, dei formaggi. Lì conosciuto un formaggio che ho sempre amato, adesso è difficilmente reperibile e che non si, già allora si mangia, che era il Brus, che era fatto con i resti degli altri formaggi, si metteva insieme e poi si aggiungeva un liquore, restava lì e questo si spalmava un gusto fortissimo ma molto buono. E poi ho conosciuto le tume, appunto andavi nelle montagne e c'era il malgaro che ti faceva sentire la tuma appena fatta, una ricotta appena fatta, oppure appunto ho conosciuto il Castelmagno fatto proprio in loco. E poi devo dire, se devo aggiungere un altro ricordo del Piemonte che mi è rimasto sempre dentro, era in agosto, credo ai primi di agosto, l'andata a Sant'Anna di Vinadio, dove quest'anno il Giro d'Italia ha fatto tappa, è arrivato a Sant'Anna di Vinadio. Era un santuario dove la gente poi andava a piedi, ma mia zia ogni anno, non so per che voto avesse fatto, voleva andare a fare il picnic con le figlie e affittava un taxi che era il vicino di casa, questo tassista. E allora per fare questo picnic ci metteva 3 giorni di preparazione ed era una cosa veramente pantagruelica, insomma, arrivavamo verso mezzogiorno su e ci alzavamo da questa tavola che questo locale ci offriva, portavano tutto loro, vini compresi, insomma, e mio zio amministrava il vino, lo dava anche a me fino a quando avevo 12-13 anni, tenendo la bottiglia sotto il tavolo, poi tirava su la bottiglia e versava, e appena il bicchiere era vuoto lui lo riempiva. Anche a te. Anche a me, sì. E come finivano queste giornate? No, io ho imparato che, superato il bicchiere di vino a 13-14 anni, non era bene, insomma. Poi per fortuna o per sfortuna non ho mai, avevo un sistema di assorbimento che non mi ha fatto mai superare dei limiti.
Però il vino mi ha sempre incuriosito, mi ha sempre attratto, per cui ho cercato di conoscerlo, di conoscerne le tipologie, grazie al fatto che appunto i vini che ho bevuto per primi erano vini piemontesi, quindi ho Quali? conosciuto un po' tutti i livelli del vino piemontese, soprattutto a casa degli zii che non producevano vino, insomma. Quindi Barolo, Barbaresco, Sì, dolcetti, Nebbiolo. Freisa, Nebbiolo, vini importanti. Il Barolo, per esempio, una delle abitudini piemontesi era di mettere via dei vini nelle date importanti della vita, per cui mia mamma era del 15 e in casa di mio nonno c'era ancora un paio di bottiglie del 15 e mi ricordo che per certe date a casa di mio zio hanno tirato fuori delle bottiglie di quando si sono sposati, insomma nel 28-29, ed eravamo già alla fine degli anni 50. Quindi era un vino che aveva una memoria Aveva una familiare. memoria familiare importante, vino magari era pessimo, non sapeva più di niente, adesso non le ricordo esattamente, però c'era questo rituale, c'era scritta la data in occasione del battesimo della figlia, del matrimonio, della nascita e quindi veniva aperto in un'altra occasione importante. E io appunto ho assistito a questi riti che sono stati, devo dire, formativi per la mia presenza, mentre invece a casa mia, al Lido, mia mamma faceva la cucina per darci da mangiare, poi non era incuriosita dai cibi, dai pesci di mare, per cui non amo tantissimo le trote, ma ho mangiato le trote perché si portava dietro l'esperienza della trota. Noi avevamo al Lido il pescatore di laguna che passava con la bicicletta tutti i giorni con due cassette di pesce che ancora era vivo, insomma, e che urlava per la strada il Zede Alba, ma mia mamma non lo comprava perché preferiva andare a cercarsi dei pesci come le trote o ogni tanto comprava qualcosa, ma non lo sapeva cucinare bene, o era troppo cucinato, troppo poco. E quindi noi, insomma, eh, ho imparato soprattutto alcune cose che mi sono rimaste grazie alle zie, alla nonna, come fare un brodo, come fare il brodo, insomma, o come appunto fare il ripieno dei tortellini, o come nei 3 piatti di tortellini uno andava fondamentalmente fatto i tortellini messi nel Barbera, si cominciava così. Il primo assaggio di tortellini era i tortellini nel Barbera e questo lo ricordo perfettamente. E qual era il motivo di questo assaggio? Era il vino che consacrava l'inizio del pasto o era un fatto di gusto? Non lo so esattamente, loro facevano questo, poi i tortellini in brodo e poi i tortellini asciutti con un ragù ulteriore. Quindi questo era per cominciare, insomma. E il rituale da dove venisse questa cosa, io poi l'ho visto fare anche in casa di contadini, sono stato anche ospite qualche giorno in casa di contadini vicino a tra Bove, un posto che si chiamava Vignolo, dove mia mamma erano un po' sfollati perché c'erano stati i bombardamenti a Boves, avevano paura e mia mamma si era ammalata, aveva preso una malattia contagiosa, allora l'avevano messa a casa di questi contadini a Vignola. Allora
lei mi aveva detto valli a trovare, siamo stati 2 mesi da loro e questi mi hanno ospitato per qualche giorno in una zona che ricordo benissimo, strapiena di porcini, per cui uscivo e trovavo 1 chilo di porcini in 3 minuti e loro facevano da mangiare quello che avevano ed erano dei minestroni meravigliosi e lì ho sentito proprio il senso dell'ospitalità. Erano passati 20 anni, direi, da quando, però loro si ricordavano perfettamente e mi hanno ospitato proprio non come qualcuno, ma come qualcuno che era stato assorbito nella loro famiglia. Quindi questo il senso dell'ospitalità e quello che hai, un po' di pane, ma te lo offriamo proprio, e facevano loro il pane, era bello, erano proprio abbastanza poveri, però avevano delle mucche e avevano un piccolo terreno con cui vivevano, comunque vivevano dignitosamente. Tu sei una persona ospitale. Io sì, la vita poi ha fatto sì che negli ultimi anni lo siamo di meno, ma questo per circostanze esterne. Io di natura, insomma, lo sarei molto. Poi si è trasmesso abbastanza ai miei figli, soprattutto mia figlia, che adesso vive in Svizzera, è una persona la cui casa è sempre aperta, a lei piace far da mangiare per il più possibile di amici di tutti i tipi, lei mette insieme la sua parrucchiera e il general manager di Bulgari, cioè e le piace far da mangiare, è diventata una cuoca molto brava e anche ha amici e persone che amano i vini, per cui io grazie a lei per i miei 70 anni, quando sono andato a festeggiare i miei 70 anni da lei, ho bevuto perché mi ha chiamato uno dei suoi amici che è un collezionista anche di vini, oltre che un produttore di orologi alla Chaux de Fonds. Ho bevuto per la prima volta il Romanée Conti, una bottiglia di Romanée Conti. E che effetto ti ha fatto? L'effetto era più mentale, in un pranzo meraviglioso di questo che è anche bravissimo come cuoco e che ha aperto bottiglie memorabili, insomma, ma mi ha fatto l'effetto di dire, beh, bevo questo bicchiere, sono 2000 € circa. Questo era più che altro l'effetto, più che la Uno distinzione, shock economico. uno shock economico, non me lo sarei mai potuto permettere né... E ora se ci pensi, che gusto ti viene in mente se ci pensi a quel sorso di Romanée Conti? Un gusto molto diverso da quello dei grandi vini piemontesi o più pulito, più non c'era il Gaudron per esempio. C'era il gusto di questi, come dire, frutta di bosco, ma un gusto molto pulito. Non mi ricordo di che annata fosse, ma appunto il senso della perfezione del vino, ecco, ma io appunto essendo curioso di vini ho avuto la fortuna di bere i grandi vini, però devo dire poi mi accontento e sono ben felice anche di bere un vino di Jerman o il Cervaro della Sala o i vini che fa Cottarella in giro per l'Italia, insomma in Italia non abbiamo vini che raggiungano i 2000, i 3000 €, però abbiamo dei produttori di vini da Josko Gravner che
straordinari, devo dire, e con una crescita costante, cioè quello che amo molto nel presente vinicolo italiano è che hai sorprese continue anche da luoghi che non sembravano vocati naturalmente, che hanno... Hai mai assaggiato il vino che produce Francis Ford Coppola? Sì, E ecco, com'è? ne ho una bottiglia anche a casa in questo momento, ma me l'hanno regalato una delle prime volte, non è un grandissimo vino, però è un vino fatto Dove lo strabene. produce? Credo lo produca Napa Valley, credo. Non nella sua tenuta nel meridione d'Italia? No, Ah. no, 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 no. Lui lì ha fatto un albergo di lusso, una cosa, non credo proprio che abbia, può anche darsi che adesso, ma l'ha aperta da poco tempo, quindi mettere su... No, no, il- questo vino ultimo soprattutto ha delle immagini cinematografiche anche che sono Sull'etichetta? simpatiche sull'etichetta, sì. E poi aveva questo il grande vino di California che ho bevuto e che mi era stato regalato quando una volta sono andato in America, insomma, era l'Opus One. Opus One, che è un grandissimo vino. Tu sei uno dei più importanti storici del cinema del pianeta e non sto esagerando. Che cosa hai pensato quando hai visto per la prima volta La grande abbuffata di Ferreri? No, non è che sia uno dei film della mia vita dal punto di vista gastronomico, perché appunto c'è in fondo l'idea del cibo come morte, come veicolo di morte. Io non ho mai pensato a questo, io ho pensato appunto, ho sempre pensato che il mangiare debba darti fino all'ultimo momento di vita un piacere. C'è un racconto zen minimissimo che a me piace molto di questo monaco che viene inseguito dal tigre, si aggrappa è su un burrone, si aggrappa al burrone a un filo d'erba e la tigre è sopra, lui vede una fragola, se la mangia e poi cade giù, insomma. E questo a me piace, non il cibo in questo eccesso e con questo, diciamo, anche curiosità, amore, ma anche disamore. Il cibo che serve per distruggerti. Non è, infatti io ho raccolto in un racconto cinematografico, un'antologia cinematografica per l'Expo, i film che considero importanti, i momenti, gli attimi, e direi che l'immagine di Partite Campagne della ragazza che stacca una ciliegia dall'albero, insomma, e in quel momento tutta la vita intorno le profuma, eccetera, è più importante del vedere questi cuochi che fanno un eccesso e questo gruppo di amici che stanno insieme per mangiare e bere e per mescolare il sesso, ma così perché questo è un viatico per la morte, no? Il cibo è quello che ci garantisce la vita, insomma. Non è uno strumento di No, autodistruzione. no. E gli altri film che hai messo in questo documentario per Expo? Ma di tutto, ho cercato di raccontare come nel pianeta si sia andati a caccia e a pesca e si siano fatti delle coltivazioni. Il cinema da subito, dai fratelli Lumière che filmano le déjeuner di bebè, insomma, fino a film giapponesi, cinesi, a documentari, quello su questo grande cuoco giapponese che Jiro,
che ti mostra come preparare un sushi, insomma lui ha 90 anni circa. Ho cercato di far vedere le varie come evolve la storia, come il cinema ha raccontato, andando nel passato e stando nel presente, i diversi modi di mangiare, dell'eccesso, anche sono arrivato allo spreco, al buttare via, ma facendo vedere che nelle grandi tappe della storia il cinema c'era. Il cinema ha raccontato la fame e ha raccontato anche il piacere, ha raccontato la condivisione, la sacralità, il rito, per cui ho cercato di mettere insieme, seguendo anche un po' la storia, appunto la caccia, la pesca, la coltivazione, i mercati, anche il cinema come luogo in cui ridere. I grandi comici hanno sempre avuto un momento in cui parlare del cibo, irriderlo parlare. Ma per esempio appunto tra i registi più recenti che sono attenti e hanno una cultura del cibo che tocchi con mano i loro film, c'è Ospetek. Ospetek mi ha molto affascinato, anche Guadagnino, forse anche in eccesso di attenzione per il cuoco. A me piace anche vedere appunto il senso dell'ospitalità, il senso della tavola povera in cui entra una persona, quello che è il ricordo dell'incontro a Lisba del sergente della neve, insomma, si interrompe la guerra, ci sono i soldati russi, entra questo alpino italiano, nessuno prende le armi, è un momento di pace. Allora ho cercato anche in questo momento di inserire anche questo e di mostrare queste tappe del nostro mangiare, del ridere, a un certo momento ho dedicato anche al bere un momento e ho pensato che il bere è legato alle immagini più belle dei divi e quindi da Greta Garbo c'è sempre nella storia del cinema qualcuno che fa un brindisi o che beve e sono una galleria di volti. C'è anche il mangiare in tutte le situazioni, e quindi è stato anche bello, interessante per me andare alla ricerca di film russi piuttosto che australiani, di caccia, o film cinesi o giapponesi che non conoscevo. All'inizio avevo ideato un film megalomane di 600 brani, poi mi hanno detto ma no, taglia, fallo di 5 minuti. Ne ho pensato un altro di 5 minuti, mi pareva però troppo condensato, per cui con Braccio di ferro durato 6-7 mesi sono riuscito a fare questo video di 23-24 minuti che è abbastanza, a mio parere, racconta abbastanza bene come si mangia, come si è mangiato, come è evoluto e come il cibo da un bisogno, da un agape o da un luogo di condivisione poi diventato anche un luogo di produzione industriale, di spreco, ma anche un luogo di memoria del cinema. Non pensi che in un certo senso la storia italiana si potrebbe tranquillamente scrivere semplicemente partendo dall'albero degli zoccoli, da quel mangiare corale, collettivo e anche di cose povere, ma anche con una grande gioia, con questa voglia di fare una nuova Italia, fino a Hungry Hearts di Costanzo, che invece è proprio un'Italia solitaria. La negazione, sì, no, anzi è una cosa a cui ho pensato
ci ho pensato molto, perché per esempio oltre a quel senso di sacralità di Olmi c'è Bertolucci di Novecento, anche Bertolucci ha le tavole, il patriarca, tutta la famiglia o i contadini, cioè questo le senso leghe. del ballo dopo, insomma, è qualcosa che ha a che fare con l'epica. Sì. E poi anno dopo anno nel cinema, anche già nel muto, cioè, si potrebbe, insomma, ma si può raccontare l'evoluzione della tavola degli italiani. Io l'ho fatto in qualche occasione, oltre all'Expo ho fatto un paio di altri video per occasioni, uno appunto sulla tavola del dopoguerra, e uno sulla tavola europea. Per cui sì, è qualcosa che mi piace, mi incuriosisce, ci ho dedicato un po' di attenzione, insomma mi ha divertito molto far scattare la memoria e ricordarmi immagini di film, e poi quando tu fai scattare la tua memoria, per fortuna c'è sempre la memoria di qualcun altro che ti aiuta e ti dice ma c'è anche questo film qua, c'è anche quello, e quindi componi un puzzle, vanno a posto dei tasselli mancanti, non perché la tua memoria sia totale, ma perché c'hai il ricordo, ti vengono in soccorso anche altre persone. La memoria in fondo è uno strumento collettivo, non è individuale. Sì, è uno strumento collettivo. Senti, c'è un film che è assolutamente considerato un must della storia del cinema in ambito gastronomico, che è Il pranzo di Babette. Sì. Ti è piaciuto? Io lo trovo straordinario, è uno dei film che più mi ha affascinato per questo perfezione del rituale e questo cambiamento di atteggiamento interno che c'è in queste persone che stanno sulla loro all'inizio e poi cambiano proprio perché questa esperienza li porta in dimensioni paradisiache, insomma, che non hanno mai conosciuto, togliendosi questi piaceri e questo tipo di esperienze. Un altro film che devo dire mi ha molto piaciuto in ambito gastronomico è un film di emigrati italiani che vanno a aprirsi un locale in America, insomma, e sanno di essere dei bravi cuochi, però la cucina italiana degli emigrati in America è modesta, e questo è baciato questo cuoco è baciato da Dio, insomma, o da divinità, per cui farà delle cose, alla fine realizza questo piatto meraviglioso che ha a che fare con appunto delle luci superiori, con degli influssi superiori. È un film piccolo, sconosciuto, ma molto bello. Hai l'impressione che il cinema italiano si dedichi più di altri al cibo o è in realtà una costante del cinema? No, è una costante, adesso poi c'è questa curiosità che è abbastanza dilagante, cioè negli ultimi anni ci sono film sul vino, sul cibo, sui danni che possono fare. Adesso io temo che ci saranno anche le ondate vegane, cioè ci sarà anche questo fondamentalismo che non so quanto bene potrà fare, ma per ragioni di correttezza politica vedremo questi personaggi nei film, si dovranno vedere. Ci sarà una quota anche Una per quota, quella cultura gastronomica. Sì, è da prevedere, da aspettarselo. Non è che lo aspettiamo con ansia, insomma. Diciamo che chi ha visto mangiare Nanook
la carne cruda nel documentario di Flaherty non può capire del tutto i vegani. No. Perché in fondo in Certo. in quell'ambiente c'è un'ecologia tra uomo e animale corretta. Sì, è quello che io ho imparato anche appunto avendo la fortuna di frequentare molto Rigoni Stern, che era un cacciatore anche, e lui sosteneva contro anche i suoi concittadini di Asiago che per l'equilibrio della fauna dell'altipiano bisognava uccidere più caprioli di quanti fossero previsti perché ce n'erano troppi e quindi devi proprio avere questa consapevolezza, li devi uccidere perché altrimenti fanno dei danni. Adesso questo problema, per esempio, noi lo abbiamo nel Veneto vicino a casa mia con le nutrie o con i cinghiali. Nei colli euganei ci sono in questo momento 1500 cinghiali, nella Lessinia ci sono dei branchi di lupi, oltre all'orso, che fanno dei danni reali. Bisogna porsi questo problema in termini non di poveri animali, le nutrie stanno distruggendo i fiumi, cioè va posto nei termini corretti di equilibri naturali. Forse è anche un paradosso che oggi la FAO dica che l'Europa dovrebbe cominciare a pensare di mangiare gli insetti per avere proteine nobili e poi però c'è il fermo caccia, ci sono Sì. divieti, siamo in un mondo veramente paradossale. Assolutamente, cioè noi ci facciamo del male naturalmente per colpa poi c'è questo rispetto della volontà di tutti, del pensiero, ma in certi casi va forzata la cosa perché si creano dei danni pensando al bene che sia più importante il bene degli animali e per alcune cose è ancora necessario intervenire, avere un atteggiamento giusto nei confronti della difesa dell'ambiente e nostro. Secondo te il politically correct ha fatto bene o male al cinema? Da quando ma io mi sono sempre divertito di più per il politically non correct, insomma, anche se poi in realtà io sono molto rispettoso delle istituzioni, ma il politically correct può degenerare, devi sempre impedire di essere te stesso, di dire anche delle cose sbagliate, ma che possono essere entrare in una discussione. E il cinema ha cominciato ad averlo appunto dagli anni 70, ha cominciato a esserci le quote. Questo devo dire dai documenti che mi è capitato di vedere negli archivi americani per il cinema italiano e il cinema in guerra, nella seconda guerra mondiale, era già qualcosa che era discusso negli anni 40. Questo gruppo di soldati deve avere un italiano, deve avere un figlio di emigrati tedeschi, questo veniva discusso e passava al vaglio del Dipartimento di Stato. Poi dovevano esserci delle quote di persone perché tu andavi in Europa a combattere e dovevi tener conto di queste cose. Mi aveva molto impressionato quando avevo visto questi documenti alla fine degli anni 70 ancora, insomma. E poi appunto l'America in quel momento, le università americane cominciavano ad averlo come atteggiamento che bloccava in parte l'autenticità dei professori stessi, che stavano attenti a non dire una cosa e adesso appunto
si comincia a censurare Dante o a censurare Shakespeare, o si giungerà a dei paradossi tremendi, non tenendo conto appunto delle caratteristiche della storia e della cultura che sono quelle. A volte il politically correct diventa quasi un revisionismo senza Sì, volere, quindi il rischio sì, è veramente molto e forte. comunque rasenta quelle cose, a mio parere, molto negative, che sono i fondamentalismi di qualsiasi tipo. Cioè tu pensi di essere dalla parte del giusto. Io non ho mai pensato di essere dalla parte del giusto, ho sempre pensato di avere dei dubbi su quello che penso, quello che so, e quindi di rispettare, essere curioso di come la può pensare un'altra persona, di rispettarne le sue caratteristiche, però anche di difendere quello che penso per me possa essere giusto in quel momento, in quella situazione storica, in quelle determinate circostanze. Se si scoprisse una popolazione che non ha mai visto il cinema, quale sarebbe il primo film che gli faresti vedere? E gli farei vedere proprio i film Lumière, cercherei di regalare la prima emozione, perché è una reazione che è stata comune un po' in tutto il mondo. Dalla fotografia passi all'immagine che prende vita, vedi la vita non solo delle persone sullo schermo, ma delle immagini delle foglie che si muovono alle spalle, del vento, vedi Il treno che il arriva in treno che ti stazione? arriva addosso, della gente che beve o che mangia, della gente che si muove per le strade o dei bambini che si tirano delle palle di neve. Secondo te l'annaffiatore innaffiato farebbe ridere anche la Fa- popolazione più Farebbe remota? ridere, sì, perché ci sono i meccanismi del riso che valgono, lo si è visto poi con Chaplin. Chaplin faceva ridere nello stesso modo le popolazioni di tutto il mondo, arrivava in Russia e faceva ridere, cioè ci sono alcune cose che fanno ridere automaticamente, hanno proprio dei meccanismi profondi per cui che noi abbiamo ereditato dal mondo latino, delle cose anche volgari, di basso livello, ma che ci fanno ridere. E Chaplin con quella macchina che lo nutre, che cosa Sì. diresti tu di quella scena memorabile? Quella è una delle scene madri di cinema, che non è memoria ma che guarda al futuro, insomma, che fa riflettere non poco e che oggi possiamo vedere non nella meccanizzazione ma anche nella perdita di piacere del mangiare che c'è nelle nuove generazioni, che io vedo appunto, io mangio la pizza con le dita, e sono, come penso, sono teorico dell'uso delle mani per mangiare, ma non amo i ragazzi che mangiano la pizza seduti per strada, facendo colare questo mozzarella e non godendo per niente, non apprezzando quello che stanno mangiando, non fermando e neanche avendo questo momento del mangiare come momento di condivisione di qualcosa. E penso che in futuro proprio il tipo di distribuzione, di industria così, renderà sempre più difficile non perdere il senso del rito e non tenere invece il senso del mangiare rapidamente, meccanicamente, senza porsi il problema dei gusti o di quello cosa stai mangiando, perché. Qual è il piatto che ti rende più felice? Ma essendo onnivoro ne ho proprio tanti, I primi tre? da- ma dalle
delle sardine in beccafico, metti insomma, ma anche cose sempre, la fonduta, mi piace moltissimo la fonduta con i tartufi, questa era appunto una cosa che in Piemonte, come mio zio non aveva più i denti, mia zia gli faceva cibi che poteva assorbire, tra cui quasi tutti i giorni la fonduta, una piccola fonduta con due colpi di tartufo, perché quando andavo io verso settembre c'erano, ma anche cose semplici, un buon formaggio che sia, ecco, io amo molto la Gruyère o i formaggi piemontesi, ma anche un salume, poi di cibi, il pesce in tutte le sue forme, dal pesce crudo al pesce, ecco, una delle grandi esperienze di pesce crudo che ho fatto è stata il ceviche che ho mangiato in Perù, insomma, e poi anche mangiare in luoghi contadini, cibi assolutamente semplici. Mi affascina anche una frittata ben fatta, devo dire, una cosa semplicissima, o gli asparagi, una cosa una cosa di cui sono golosissimo e veramente mi piace molto, sono le castraure di Sant'Erasmo, è un carciofo particolare, di particolare colore e gusto, leggermente amarognolo sul finire, viola nella punta, insomma, che cresce solo 15 giorni all'anno, poi viene spacciato ma lì io in quel periodo lì sono molto attento, e allora uno dei doni che mi vengono fatti sempre per il mio compleanno, anche da parte di sua mamma e Mamma loro, di Giacomo, tuo nipote. di andare da dei contadini vicino a Sant'Erasmo e prendere questi carciofi, quindi regalarmene un'intera cassetta che va a buon fine, insomma. Sono dei carciofi che respirano l'aria di mare, in fondo. Proprio il terreno è un terreno sabbioso e senti, li si producono anche al Lido, a Malamocco, per quello non sono inferiori come qualità, però nessuno li vende più, mentre Sant'Erasmo adesso è diventato un ad hoc, e solo che sono pochi, e poi la vita di questi è 15-20 giorni, dopo 20 giorni sono già troppo grossi e più duri, insomma. Ti consideri un goloso? Sì, goloso, nel senso che non ho limiti alla mia curiosità, sono ancora molto curioso ancora adesso di quello che non conosco, quindi se c'è un piatto, qualcosa che non ho mai assaggiato, vengo automaticamente, naturalmente attratto. È l'antropologo che c'è in te. Sì, nel fondo, forse per questo siamo amici. Grazie. Grazie a voi.